Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi siamo qui nella campagna del Monferrato e, visto che sono in vacanza, al posto di stare in mezzo agli attrezzi a faticare, cucino per tutti. Come vedete, con attrezzi un pochettino di fortuna, ho il mio bel fornellino da campo qui e la mia immancabile pentola di terracotta. Che cosa cuciniamo oggi? Oggi facciamo un brasato di carne di cavallo con funghi porcini. Veramente uno spettacolo. Una cottura molto slow, ci metteremo 5-6 ore e questo vale sia se usate la pentola di terracotta che se usate una pentola d'acciaio normale. È una cottura molto lunga, ma di fatto molto semplice. Quindi, bando alle ciance, passiamo subito alla ricetta, avvicinatevi un po', vi illustro tutti gli ingredienti. Come avete visto, io ho già messo a fare il brodo. Questo va fatto prima, magari anche il giorno prima. Detto questo, non voglio tediarvi oltre, per cui pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, gli ingredienti sono numerosi, anche se molto semplici, adesso ve li vado ad illustrare. Prima di tutto 1 chilo di muscolo di cavallo. Ora, potete scegliere il pezzo che volete, fatevi consigliare dal macellaio, a me ha dato un pezzo di coscia, però c'è chi dice che sarebbe meglio un pezzo di guancia. Quindi chiedete al macellaio, quello che vi dà va bene lo stesso, anche perché in qualsiasi punto lo prendete, la carne di cavallo è veramente una carne molto tenace. Quindi 1 chilo di muscolo di cavallo. Poi, ovviamente, soffrittino, 2 carote, 2 coste di sedano, una cipolla, per iniziare. Olio extravergine d'oliva che io mi sono fatto arrivare direttamente dalla Sardegna. 100 g di funghi secchi. Se siete in stagione e avete i funghi porcini, ovviamente, raccolti, mezzo chilo, 700 grammi, va bene tutto, se vi piacciono potete anche aggiungerne di più, non c'è nessun problema. Se invece non siete in stagione, volete utilizzare quelli secchi, tra l'altro vi rimando al mio video su come reidratare i funghi secchi, perché io in questa ricetta non ve lo farò vedere. Poi ci serve qualche spezia, io utilizzerò pepe, bacche di ginepro, chiodi di garofano, foglioline d'alloro secche se ce l'avete fresche è pure meglio, e del rosmarino. E poi, ultimo ingrediente, ma non meno importante, il brodo. Come vi ho detto, il brodo è meglio che ve lo fate il giorno prima. Anche questa preparazione, a parte quei pochi secondi all'inizio, non vi farò vedere niente, non è un video che vi insegna a fare il brodo, lo sappiamo fare tutti. Fatelo di carne, fatelo vegetale, come preferite. Ovviamente per abbrasare la carne utilizzeremo il vino. Io oggi ho scelto questo Chianti, un bel vino, tra l'altro Doc G. Spendiamo 2 parole per il vino, perché ogni volta mi insultate. Io di solito dico che il vino buono è meglio berselo. Verissimo, il vino buono è meglio berselo. Con questo tipo di carne però, utilizzare un vino anche medio è uno spreco, perché la carne è veramente buona. Quindi dobbiamo utilizzare un vino medio-alto. Quello che vi consiglio io è di andare al supermercato e cercare un buon vino, magari in offerta al 40-50%, non importa se sia Barbera o Chianti, un buon vino. Io questo l'ho pagato 3,50 €, era in offerta al 50%, una bottiglia da 7 € di Chianti è veramente una buona bottiglia di Chianti. Quello che buttate dentro poi ve lo mangiate. Detto questo, passiamo con le prime preparazioni. Andiamo a tagliare cipolla, carote e sedano e quindi fare il soffrittino. E poi andiamo a fare tutti gli altri passaggi. Una cosa che vi voglio dire sul soffritto, sulla cipolla e sulla carota, fate un po' come volete. Lavatela, tagliatela, se è più grande, più piccola, non conta niente. Sul sedano, che magari è più fibroso, se riuscite con un pelapatate a togliere le fibre in superficie e poi a tagliarlo veramente piccolissimo con il coltello è meglio, perché sennò poi vi trovate le fibre del sedano e non è una cosa bella al palato. Detto questo, io già ho perso troppo tempo nella fase degli ingredienti, quindi iniziamo a fare il soffrittino e ci vediamo quando dobbiamo trattare un attimino, brevemente, la carne. Ecco qua, abbiamo fatto il nostro soffritto, carote, sedano, cipolla. Come avete visto il sedano, a parte sto pezzo, ho tentato di tagliarlo molto fine, più fine è, meglio è. Ovviamente gli ho messo l'olio, il sale non lo mettiamo perché andiamo a metterlo solo sulla
carne. Quindi adesso vediamo un attimino che cosa dobbiamo fare con la carne. Allora signori, dobbiamo innanzitutto andare a cercare di togliere tutta questa parte bianca e la togliamo con il coltello, compreso questo nervo, quindi controllate bene che non abbia questo, perché questo qua non si scioglie neanche dopo 10 ore e quindi resta comunque duro. E poi un'altra cosa che dobbiamo andare a fare è cospargere tutta la superficie della nostra carne di sale. Quindi adesso io tolgo la parte bianca e poi cospargo di sale e metto all'interno della pentola di terracotta. Andiamo a mettere in tutto il nostro vino e intanto vi spiego come ci comportiamo per i liquidi. Allora, inizialmente faremo evaporare tutto il nostro vino. Intanto la verdura caccerà fuori la propria acqua, quindi per le prime, con la pentola di terracotta, almeno 2 ore, noi problemi non ne avremo. Quando è finito di evaporare il vino, andremo a buttarci i funghi, quindi fra 2 ore ci rivediamo e andiamo a buttare dentro i funghi, che ovviamente prima vengono reidratati nel caso siano secchi. Nel caso utilizziate i funghi secchi, andiamo a buttarci anche l'acqua filtrata della reidratazione, perché ha un sacco di sapore di fungo. Nel caso utilizzate i funghi freschi, anche lì i funghi cacceranno dell'acqua e per un'oretta sarete a posto. A quel punto, quindi dopo che sono passati 2 ore e mezza, 3, dobbiamo andare a controllare e ogni tanto andarci a versare un mestolo di brodo. Per questo vi ho detto di iniziare prima con il brodo, perché così mentre che il brasato si cuoce, il brodo sarà pronto. Quindi adesso accendiamo il nostro piccolo fornellino da campo, mi raccomando se usate la pentola di terracotta usate anche il frangifiamma, lasciamo la fiamma bassissima e ci rivediamo tra circa 2 ore. Bene signori, dopo 5 ore il nostro cavallo è pronto, ma non possiamo aprire la pentola, quindi sia che usiate la pentola di terracotta oppure che usiate la pentola d'acciaio, lasciatela chiusa, in modo che la temperatura rimanga all'interno, lasciatela raffreddare per conto suo. Nel caso della mia pentola di terracotta ci vorranno almeno 2 ore, forse anche di più. Nel caso della pentola d'acciaio ci vorrà un po' di meno. Voi toccatela, quando la sentite che la temperatura è normale, allora apritela. Quindi ci vediamo tra un paio d'ore, 2-3 ore, per vedere com'è diventato il nostro cavallo. Intanto lui continuerà a cuocere, diminuendo sempre di più la temperatura e diventerà veramente uno spettacolo. Ci vediamo tra un paio d'ore. Bene signori, sono passate in totale 7 ore. 5 di cottura, 2, forse anche qualcosina in più. La mia pentola di terracotta è ancora bollente sotto, però il coperchio sì, si può toccare. Vediamo un po' che cosa è uscito fuori. Ui ui ui, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Guardate qua sotto, guardate qua sotto. Bellissimo. E la carne, mamma, guardate col coltello riesco a tagliarla, guardate. Spettacolo. Allora adesso aspettiamo ancora un po', perché qua è presto, sono solo 5 e mezza, quindi io per cenare ci metterò un po'. Andiamo a impiattarla e poi ce la mangiamo. Parliamo di vino. Che vino possiamo usare con questo brasato di cavallo e funghi porcini? Beh, ci starebbe benissimo un bel vino invecchiato. Se avete soldi da spendere, prendete un bel Sassicaia di Bolgheri e siete a posto. Se non avete 250 euro da spendere, prendete un vino corposo,
secco, bello secco, quindi potete andare su un Barbera Superiore, un Nebbiolo, comunque vini strong, per bervi un vino che si adatta a un piatto come questo, pieno di sapore. Io comunque vi lascio qualche link in descrizione, a parte quelli che vi ho detto, magari ve ne linko qualcun altro e voi scegliete quello che vi piace di più. Quello che berrei io è un bel vino invecchiato. Se non abbiamo i soldi per il vino invecchiato, un Barbera Superiore. Vi linko tutto in descrizione. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.